Oggi vi faccio fare un vitello tonnato proprio totalmente diverso, più veloce, più svelto e che piacerà pure ai piccoletti. Iniziamo subito dagli ingredienti. Il vitello da latte, poi le uova, i fagiolini, quelli sottili, 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 zucchine romanesche, burro, le uova, il tonno Sant'Erasmo, quello di Coalma, i fiori di cappero, gli alici sott'olio, l'aceto e l'olio quello buono d'Agostino. Agostino, come stanno i due San Bernardi? Là? Adesso cominciano a soffrire con sto caldo. Allora, iniziamo subito. Da che cosa? Dalla carne. Quando si parla di vitello da latte, si parla di una carne tenera, buona e poco grassa e che piace principalmente a tutti i bambini. Però dobbiamo farlo bello, gustoso e saporito, come ci piace a noi fare le cose. Questa è la parte dello scamone, quindi una carne molto magra, guardate, è perfetta per fare un roast beef. Quindi facciamo una cappioletta, la leghiamo così manteniamo la forma. Noi dobbiamo giocare in che modo? Invece da sta a cuocere il vitello come si fa con la ricetta classica, che è buonissima, però ci vuole un po' di tempo, lo facciamo in una maniera un po' più sbrigativa e veloce, quindi faremo una sorta di roast beef. Ho fatto un lazzetto, così io lo chiamavo il lazzo, poi quello di Tex Willer, una cappiola, così. Poi facilmente, questo qua è il modo più semplice per legare la carne. Poi lo tiro così, abbastanza forte, qua così. Questo non si apre, vado, vedete che faccio con la mano così, così e vado a fare un altro giro, no? In questa maniera. E così, ecco, e tiro, vedete come lo tengo così. Poi, tenendo il dito qui, così non mi si allarga, rivado a fare questo altro giretto, eccolo qui, vedete? Qua, e tiro, così. Poi, questo può essere sufficiente, vado, taglio lo spago da cucina e tiro affinché col nodino non mi si apre più. Poi lo condiamo, un po' di pepe, un po' di sale fino, senza esagerare, ricordate che ci dobbiamo mettere il tonno, la ricetta, quindi è saporito e gustoso, lo massaggiate un pochino, la padella è già calda, burro, olio, ecco qua, perché l'olio? Così, dato che non è un burro chiarificato, alziamo il punto di fumo, così non si brucia. Poi la carne subito, schizzate, mo qualcuno dirà, si lamenta, no? Oh, guarda che sta a fare, mo sta schizza tutto, la cucina, cucinate fuori, non le fate parlare ste mogli, non le cucinate fuori, così nessuno dice niente, poi pulite voi, così non si lamentano, tanto poi quando mangiano stanno zitte e buone. Il rosmarino ce l'avete tutti a casa, no? La piantina, se non ce l'avete la dovete mettere perché è fondamentale averci tutti questi profumi a portata di mano. Se ce l'avete mettete pure un po' di timo, guardate qua che bello, pure con i fiorellini. Eccolo qua, guarda, è così. Ecco qua, immaginate così, il profumo che adesso si crea. Con un cucchiaio fate questo. I grandi cuochi direbbero stiamo nappando, ok, l'arrosto, guarda qua così. Quindi che fate? Voi lo bagnate in questa maniera, lo tenete sempre umido, anche la parte superiore, poi alzatela, ecco qua, vedete si sta colorendo piano piano e piano piano la girate su se stessa la carne, deve essere tutta rosolata esternamente. A che cosa serve fare questa operazione? Serve per mantenere sempre umida la carne, vedete? E mantenere anche la temperatura, anche dalla parte che sta fuori dalla padella, no? Aggiungo un altro pezzetto del burro. Il burro viene fatto dal bovino, quindi l'abbinamento è perfetto. Delle volte, sembra assurdo, sta meno bene l'olio extravergine oliva sulla carne che il burro, a secondo poi delle preparazioni. Perché ho aggiunto il burro? Perché quando avete poco grasso e la superficie non è coperta interamente dal grasso, si brucia, quindi in questo caso evitate questo. Il profumo è eccezionale, pensate alla freschezza che dà le erbette, in questo caso il rosmarino e il timo. Anche la parte che ancora non ho messo a contatto dalla padella si è schiarita perché con il grasso caldo la sto cuocendo, no? La cosa importante lo sapete, la carne prima di cuocerla avete in mente di cuocerla a mezzogiorno, alle 10, mezza, 11, tiratela fuori dal frigorifero che si stempera, perché in conto mette una cosa fredda su una cosa calda, c'è
uno shock, no? E questa si indurisce. Se invece voi la fate bella a sempre ambient, un pochetto, quando mettete sul fuoco, si rilassa, no? Adesso la giro così. Questo è come quando al vostro partner gli sparmate la crema sulla schiena. Più siete delicati, più lo fate con amore e più viene bene, no? Il resto, guardate che meraviglia. Questi sono da mettere dentro un vaso a casa e da mettere al centro tavola. E le zucchine adesso sono bellissime, guardate che fiori che hanno. E poi sentite, scrocchiano, a noi ci piacciono scrocchiarelle le cose, le robe mosce, a chi piacciono? A nessuno ragazzi, nemmeno a quelli che non hanno i denti piacciono le robe mosce, ok? Guardate come facciamo, togliamo questi pezzetti verdi, non mi dite il nome che non lo so, mi devo informare, poi vediamo il pistillo, dove sta il pistillo? Eccole qua, zaccheri, questo è il pistillo, taglio la parte quella inferiore e facciamo in questa maniera, vai, tagliamo così, a fettine. Ma sentite che rumore che fa sta zucchina? Poi tagliamo così. Guardate che bella. Così non sprechiamo nemmeno il fiore, ci mangiamo tutto. Mettete in un piatto. Lo ungite un pochettino. Eccoli qua, così. E poi faccio come mia madre, che ci mette subito il sale, vai, così. Vai, così. Una bella smucinata. Che dovete fare? Le cuocete, allora se state a casa su una padella antiaderente, su una bistecchiera, se invece potete sfruttare il barbecue, fate così, come sto facendo io. Metto qua sulla piastra, sentite con l'olio come fanno? C'hanno un altro rumore, è un'altra sinfonia questa ragazzi, questa è musica per le nostre orecchie. Guarda che sono belle, stiamo facendo cose semplici, che le potete fare pure tutti i giorni, che ci vuole? Dai. Però così mangi di gusto, ti mangi una cosa buona. Ecco qua, bella. La carne è pronta, eccola qua. E la mettiamo a riposare. Qua, così. La carne come facciamo a capirla se è cotta? Da come risponde alla pressione del dito. Più la carne è cruda e più il dito va a fondo, non oppone resistenza. Questa è una carne che dentro è bella rosa, ci avrà soltanto un piccolo bordino così, diciamo, di 1 centimetro di cottura. Il resto è tutto bello rosa, quindi per chi poi la vuole più cotta, mette un termometro e arriva a 55 gradi, anche se, massimo 60, perché non è stracotta. Se non avete il termometro, appena fate così, la carne vi proprio dice, oh, può porre resistenza, sentite proprio che già è dura, capito? Ok? Oh, ma che vedo di? Lo dite un'altra volta, iscrivetevi, dai, iscrivetevi, così più siamo e più varemo, dai. Mi viene da ridere oggi, sti fagiolini costano più questi che la carne. Una follia l'ho pagati, però l'ho presi, allora pure mi voglio far capire una cosa, l'ho preso 100 grammi, che sono 150, scusate, sono 150 grammi di fagiolini, sono ultra sottili, costano 10 euro, però ragazzi, questi, quando ti mangi questi, io li capo in questa maniera, levo soltanto la parte superiore, non tutti e due, questo lasciatelo, è buono, si può mangiare, non vi preoccupate. Poi, acqua piena ebollizione, salata, e li scottiamo, vai, guardate che colori. Poi sono sbruciacchiatello così. Allora, tante volte quando ti mangi queste verdure appena cotte, sono un'altra cosa. Avete mai visto quante volte che capita, non in tutti i ristoranti, che vi danno quelle verdure grigliate che sono state fatte qualche ora fa? Non è la stessa cosa che quando so scottate e mangiate. Noi dobbiamo fare una cucina cotta e mangiata, espressa, specialmente l'estate che abbiamo tutte quante verdure che sono facili da cucinare, non ci vuole tanto tempo. Non c'è una verdura estiva che ci vuole tanto tempo per cucinarla, è tutto abbastanza semplice e veloce. Questi sono talmente sottili che vedono l'acqua e si cuociono da soli, Fa un po' sentire. Questi crudi si possono mangiare. Buonissimi. Già cotti. Eccoli qua. Uso il piatto dove ho condito le zucchine crude. Se li volete mantenere il colore e non li mangiate subito, li raffreddate in acqua e ghiaccio, così rimangono belli brillanti. Subito un bel goccetto d'olio. Oggi abbiamo cru ruxia, queste parole difficili, agostite possino.
è biologico questa tipologia. Olio abbondante, tanto lo sapete, l'olio buono non fa mai male. Sale, un po' di timo, ne tengo un po' di fiorellini per poi per fare un po' di guarnizione, guardate che sono belli, profumati. E poi le foglioline, eccole qua, per condirli. Ecco così, bello. Fagiolino mio, mamma mia, chi è così? Con le mani, con le mani. È venuta voglia di fare le zucchine così, Dite la verità. Avete assaggiato la zucchinetta questa qua così, guardate qua. Pronto? All'ustione? Una bontà, buona, con niente. Il segreto sta nella spesa. Abbiamo fatto soltanto la spesa bene. Dopo sta zucchinetta ci è venuta sete. Eccola qua. Tiè. Questa è una malvasia puntinata, è proprio del Lazio, la fanno proprio qua vicino, vicino Frascati. Proprio di Roma, imperatori, mannaggia, oh. Sta a Frascati. C'è una cantina meravigliosa, dovete andarla a vedere, bellissima. E chi sta vicino a Roma è perfetto. Oppure pure qua nel Lazio fa il vino buono, Lo siamo chiesto vino con questo bicchiere con i stalattiti, chi è? Guarda, guarda camera Q, con i stalattiti vere, guarda qua, guarda il profilo, chi è? Ta 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 ta. Fresco, proprio estivo questo è. Un vino che può abbinare a tutto, pesce, carne, verdure. Adesso, fammi sta maionese, la vogliamo fare, dai, rompiamo le uova, dai. Ma sono cotte le uova. Guardate che ho fatto l'uova sote, sì, l'uova sote ho fatto. L'ho tenuti a cuocere per circa 8 minuti e adesso con rosso cotto, così non rischiamo salmonella, niente, ci fa una maionese. Figa questa idea, Quindi cotte 8 minuti dal momento in cui spicca il bollore e questo non è diventato marrone, non puzza di zolfo, ok? Perché tante volte adesso le uova quando sono stracotte puzzano di zolfo perché diventano tutte scure. Questo qua è cotto perfetto. Metti i tuorli qua e continuiamo con le altre uova. Il bianco teniamolo, Guardate, guardate bel rosso, bello. 4, 6 tuorli vanno benissimo, Ok. Un po' di acidità ci va sempre, quindi sto mettendo un po' di aceto. Di vino bianco, niente di particolare. Poi un goccetto di olio extravergine, mettiamo, già aggiungiamo, no? La ricetta che fai, non ce la metti? Ci sta bene, dà sapore, quindi non mettiamo il sale. Anche qui le alici mettetele buone perché si sente il gusto. Tante volte sanno dei vecchio quelle alici. Guardate che bei filetti, guardate. Questi sono siciliani, guardate che spettacolo queste ricette, vai, così. Questa fai così, guarda, tiè, beccate questa. Questa smuove una fame, che ti mangi pure quello che c'è a fianco. Così, lo sbrani. E incominciamo a frullare. Aggiungiamo un altro pochino di olio. È normale che questo più di tanto non monterà, no? Perché è cotto. Però così risolviamo qualsiasi problema. Assaggiamo un po'. Il tonno. Pure questo non è meno importante. Eccoci qua. Poi abbiamo un tonnetto del Mediterraneo. La selezione è Sant'Erasmo, ma è sempre Coalma. Ed è pazzesco, ragazzi. Pazzesco. Guardate che filetti. Metti qua. Guarda, guarda come si sfalda. Così. Morbido. Si scioglie in bocca. Caricate, Guardate. Se vedete che cosa è fatto, ecco. Poi, 2 fiori di cappero. Allora, levo il gambetto dei frutti del cappero e li metto qua dentro. Il cappero a che serve dentro a questa salsa? Dà ancora un po' più di acidità. Immaginate la maionese. Dopo un po' ti stanca. Invece con l'acidità ti viene voglia di mangiarne ancora. Lo sapete come siamo fatti noi? Per mangiare bene, poco, ma bene. Frullo sto ben di Dio. Un profumo ci sta. Se la volete un po' più fluida, più lenta, non volete aggiungere più olio, fate così, un goccetto d'acqua.
E guardate qua che abbiamo fatto, guardate che spettacolo, guardate qua, densa il giusto, fluida il giusto, guardate come si muove lentamente, zacchete. Raga, è da sturbo vero. Guardate qua che faccio. Quindi ci sta la creatura vicino a voi, papà, papà, mamma, c'ho fame, chi è? Bello di papà. Mm. Mm. È strepitosa sta malvasia puntinata. Lo sapete che il nemico del vino è l'aceto? Ci sta bene pure questo su sta malvasia, perfetta, buonissima, bravo Stefano. Ci siamo, impiattiamo, dai, zucchine. Quindi abbiamo pure il contorno, che dobbiamo mangiare tanta verdura, la carne il giusto, di grande qualità, ma le verdure sempre ragazzi, sempre presenti. Guardate che meraviglia, con i fiorellini che escono fuori. Tagliamo lo spago da cucina, eccolo qua, e tagliamo. Mi raccomando, fatela riposare una mezz'oretta, tanto è un piatto che va mangiato quasi freddo, no? Lo potete mangiare anche il giorno dopo. Se la volete più cotta, come ho detto, potete cuocerla un po' di più. Guardate che cottura. Siete curiosi, eh? Assaggiamo, Ah, fa, te posso. Sandro il macellaio mio. Che carne mi ha dato. Guardate, è di una morbidezza unica. Siamo golosi. Prima un po' di salsa, tonnata, così. Poi la ciccetta, saporita, abbiamo messo il giusto sale, il giusto pepe, perfetta, veramente, bravo Max. Lasciamo scoperti un po' dei fiori, delle zucchine, fate vedere quello che c'è dentro. E adesso copriamo con la salsa tonnata. Vai, così che scende, che ti fa venire proprio voglia, mamma mia. Mamma mia, dici? Per far capire a quelli che avete invitato a cena, a pranzo, che robetta avete usato, buona, di qualità, così, va bene? Così lo capisce che avete badato a spese, l'ho invitato, l'ho fatto. Poi, 2 capperetti, 2 frutti di cappero, eccolo qua, così. E poi per finire, 2 fagiolini, così. Eccoli qua, guardate. Sono orgoglioso di questo piatto. Che ne pensate? Sicuramente c'è qualcosa da dire sulla salsa tonnata, ma non si fa così. Mica ho detto è quella classica. Ho detto questa è la salsa mia. Comunque commentate che a me piace quando commentate. I fiori di timo, guardate che piatto, così. Ecco qua. Così, casuale, no? Facciamo l'assaggio, Faccio così. Oh, per questa è una bella idea, è un voltino, vedi? Ragazzi, vitello tonnato spettacolare, a modo mio. Non è la classica, faremo pure la classica. La nostra.